Ciao a tutti e bentornati sul canale, o benvenuti se siete nuovi. Oggi siamo nelle Marche e non vediamo l'ora di portarvi con noi alla scoperta di questa nuova regione, la nona che presentiamo qui sul canale. Come al solito è stato difficilissimo scegliere solo 5 luoghi per il nostro video. Vorrà dire che sotto nei commenti poi ci consiglierete voi tutto quello che ci siamo persi qui nelle Marche. Prima di iniziare, se volete sostenere il nostro viaggio tra tutte le regioni italiane, iscrivetevi al canale. Ora partiamo! Le Marche erano per noi una regione nuova e inesplorata prima di questo viaggio. Anche se io e Paolo ci siamo conosciuti a Pesaro, non avevamo mai visto nient'altro. E dopo aver visitato Urbino ed essercene innamorati, non vediamo l'ora di parlarvi di altri luoghi speciali. All'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini si trova un luogo davvero spettacolare. Pinnacoli di terra rossastri che creano uno scenario unico. Sono le Lame Rosse e si raggiungono con una camminata di circa un'ora. Per arrivare a quello che è noto come il Canyon delle Marche, lasciamo la macchina al lago di Fiastra. Balneabile dalle acque limpide color smeraldo, questo posto incantevole è circondato dalle montagne e da una natura incontaminata che ci ha da subito affascinato. Attraversiamo la diga, che ci offre un panorama stupendo sulla zona, e subito dopo una galleria troviamo un comodo sentiero sterrato che ci porterà a destinazione. Il percorso è di 3,5 km sull'andata e ci sono circa 200 metri di dislivello. Non è particolarmente difficile, ma è quasi tutto al sole, tranne una parte all'ombra degli alberi di un bellissimo bosco. L'ultimo tratto è sicuramente il più impegnativo. Camminiamo in salita con una forte pendenza sulla ghiaia. Con un ultimo sforzo ci troviamo davanti a uno spettacolo incredibile. La natura sa sempre stupirci con quello che riesce a creare. Queste alte rocce dal colore inusuale non sono qualcosa che si vede tutti i giorni. Il contrasto tra i colori della roccia e del cielo azzurro è pazzesco. Sono formazioni davvero delicate che vanno preservate, quindi ricordatevi di non avvicinarvi troppo e assolutamente di non camminarci sopra. Corinaldo è uno splendido borgo in provincia di Ancona, immerso tra le verdi e ondulate colline dell'entroterra di Senigallia. È circondato da mura quattrocentesche perfettamente intatte, tra le meglio conservate di tutto il centro Italia. Accediamo al centro storico da Porta Santa Maria del Mercato e ci troviamo subito ai piedi della piaggia, la scalinata formata da 100 gradini che rende davvero riconoscibile questo borgo. Camminando lungo la monumentale scalinata, una delle prime cose che notiamo è quanto sia curata. È senza dubbio scenografica. A metà della salita troviamo il Pozzo della Polenta, legato ad una leggenda che ha anche dato origine alla rievocazione storica della contesa del Pozzo della Polenta, che si tiene ogni anno a luglio. Proprio qui accanto, prendendo il piccolo vicolo sulla sinistra, arriviamo davanti a un'abitazione davvero particolare, la famosa casa di Scuretto. Su una targa leggiamo la storia di questa casa e di chi l'ha costruita, ma la lasciamo scoprire a voi, non vogliamo togliervi tutte le sorprese. C'è tanta pace tra le vie del borgo e si respira autenticità, sensazione che solo questi piccoli borghi riescono ancora a trasmettere. È possibile anche camminare sulle mura di cinta, la vista da qui è molto bella. Corinaldo in generale ha una bella atmosfera, con i suoi tanti scorci panoramici, i piccoli parchi e le piazze. La Riviera del Conero è senza dubbio una delle parti più spettacolari delle Marche, ma oltre alle spiagge, nei dintorni si trovano natura e borghi che meritano attenzione. Uno in particolare sarà oggetto di un nostro video la settimana prossima, ma niente spoiler per ora. La nostra esplorazione del Conero inizia la mattina con un breve trekking, che parte dal bar Belvedere, in via Monte Conero a Sirolo. Facciamo una bella passeggiata di circa 40 minuti, seguendo il sentiero numero 301. Si cammina prima su una mulattiera ben battuta, con un bel panorama sulla costa, e poi all'interno di un bosco. Il percorso non è per nulla difficoltoso, c'è solo qualche salita, e termina in un meraviglioso belvedere sulla spiaggia delle Due Sorelle, forse la più bella della riviera, che è raggiungibile solo via mare. Da quassù la vista è speciale. Probabilmente noterete segnavia che proseguono e indicano il passo del lupo, ma quel tratto di sentiero è chiuso da anni per la sua pericolosità, quindi mi raccomando non proseguite oltre l'affaccio panoramico, la vista è già stupenda da qui.
Torniamo sui nostri passi e scendiamo in paese Numana, dove come prima cosa pranziamo. Scegliamo un tagliere di prodotti tipici della zona come il ciauscolo, le olive ascolane o i paccasassi, un'erba aromatica che cresce spontaneamente tra le pietre e gli scogli della costa marchigiana. Dopo la pausa ci addentriamo tra le vie del borgo e arriviamo in Piazza Nova, dove si ha una bellissima vista sul mare. Proprio a fianco alla piazza troviamo un cancelletto bianco, punto di accesso per la stradina in discesa che porta direttamente alla spiaggia del Frate, splendida con la sua scogliera bianca ad incorniciarla. Il centro del borgo ci piace davvero, soprattutto la zona della Torre di Numana, un arco posto in cima al promontorio che domina il porto e ultimo resto medievale di questa antichissima città. Qui vicino si trova anche la Costarella, scalinata stupenda e caratteristica che collega la parte alta del paese al porto e alle spiagge. Ci spostiamo poi a Sirolo, ma non siamo molto fortunati con il tempo. Inizia a piovere e non riusciamo a goderci molto il nostro tempo in paese, anche se quello che abbiamo visto, come la piazza e le strette vie del centro, ci sono piaciute. Nell'entroterra, a pochi chilometri dal mare Adriatico, si trova una fortezza medievale circondata da quasi 800 metri di cinta muraria, con torrioni imponenti che si innalzano per 30 metri e dominano tutta la vallata circostante. Si tratta del castello di Gradara, che insieme al bellissimo borgo fortificato fece da cornice l'amore di Paolo e Francesca. La loro storia è reale, ma è stata fortemente romanzata da diversi autori come Dante, Boccaccio o Petrarca, che con i loro componimenti l'hanno resa immortale. Fin dal primo impatto, Gradara ci piace molto, con questa via centrale molto ampia in salita che culmina con il portale d'accesso al castello. Dopo aver fatto il biglietto unico per rocche e camminamenti di ronda, che costa 10 euro, arriviamo all'ingresso superando un ponte levatoio. Le sale del castello sono una più bella dell'altra, tutte affrescate con splendidi arredi. È davvero un incredibile tuffo nel passato. L'ultimo tratto di visita ci porta a camminare sul lato della rocca, da cui si gode di un bellissimo panorama. Ci spostiamo così ai camminamenti di ronda, dove abbiamo una visuale ancora migliore sul borgo e sulle colline intorno a noi. Da qui vediamo le terrazze, i piccoli giardini pieni di fiori e gli angoli nascosti che prima non avevamo notato. La passeggiata è abbastanza lunga e si può salire ulteriormente anche in cima ad alcune torrette. È stato carino. Tornati a terra, giriamo un po' per le piccole vie più defilate, dove ci sono molte meno persone rispetto alla via centrale. E se volete fare una passeggiata nel verde, imboccate via dei Cappuccini, chiamata anche passeggiata degli innamorati, che gira tutto intorno alle mura e passa attraverso un parco. Tra le montagne del Parco Naturale Golla della Rossa di Frasassi, immerso nella natura e nascosto all'interno di una cavità rocciosa, si trova il magnifico Tempio del Valadir, costruito quasi 200 anni fa su volere di Papa Leone XII, dal famoso architetto Giuseppe Valadir appunto. Se come noi andrete a visitare anche le grotte di Frasassi, mostrando il biglietto pagherete 4 euro invece di 6 per accedere al sentiero. La strada da percorrere è asfaltata ed è solo 800 metri, ma la salita è piuttosto ripida. Dopo l'ultima curva si aprirà davanti a voi la meraviglia di questo sito, unico nel suo genere, con un bellissimo arco di accesso in mattoni. Oltre al tempietto neoclassico a pianta ottagonale, qui si trova anche l'eremo di Santa Maria in Frasaxa, luogo mistico scavato nella roccia risalente all'anno 1000 circa, in cui vivevano monache benedettine di clausura. Riprendendo il bus, fermatevi a visitare le grotte di Frasassi che non hanno di certo bisogno di presentazioni. Tra le più grandi ed estese grotte d'Europa sono davvero uno spettacolo naturale impagabile. In ultimo, dopo la visita alle grotte, fermatevi nel piccolissimo ma pittoresco borgo di San Vittore, dove spicca imponente la chiesa in stile romanico di San Vittore alle Chiuse. Attraversato il ponte in pietra, la vista sull'abbazia circondata e protetta dalle montagne è davvero bella.
Grazie per essere arrivati alla fine del video, speriamo che le 5 scelte che abbiamo fatto vi siano piaciute. Adesso aspettiamo qui sotto nei commenti i vostri consigli con tutto quello che ci siamo persi e che dovremmo vedere assolutamente in un prossimo viaggio qui nelle Marche. I vostri suggerimenti saranno sicuramente utili anche a tutte le persone che sono arrivate a questo video perché stanno organizzando un viaggio in questa regione. Noi nel frattempo faremo un'ultima tappa qui nelle Marche, in un borgo davvero speciale e anche un po' misterioso. Ve lo sveleremo venerdì prossimo. Prima di salutarci non dimenticate di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale per sostenerci e per supportare il nostro lavoro. Noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video. Ciao ciao! Ciao!